Oggi parliamo di gestione del compost. Al compost verde. Grande quantità di materiale al 1%. Che bello passare sui vialetti pacciamati! Il compost è una grandissima risorsa, questo è un dato assodato, ma in molti mi avete scritto dicendo che non è tanto semplice la gestione. È vero, e oggi vediamo come ottimizzare la gestione per fare anche meno fatica. È molto importante organizzare bene la zona dove fare il compost, perché deve essere innanzitutto comoda da raggiungere. In questo caso lo mettiamo vicino all'orto perché abbiamo tanto verde, soprattutto a fine stagione, da far decomporre. Per fare la struttura della compostiera, che è molto semplice, ci servono dei pali e quindi con Carlo li stiamo preparando. Dai! Ha già preso forma, queste sono le sponde, quindi questo è tutto lo spazio libero, non lo chiudiamo davanti, è tutto più comodo. La prima metà della compostiera è pronta e adesso ci andiamo subito a versare le cose che avevamo già accumulato, così partiamo avvantaggiati. Qui abbiamo quello che è il risultato dell'accumulo di resti dell'orto più una parte di cartoni. È un'ottima base che, una volta un po' girata e risistemata a dovere, può servire come avvio per questo specifico tipo di gabbia. Facciamo una base drenante, quindi abbiamo questi rametti di potature fresche, ma c'è un bel po' di legno e questo quindi ci serve come base. Un secchio di letame per compensare la parte carboniosa del legno che abbiamo messo. Qui c'è tanto azoto. Tutto? Sì. Un po' di questa frutta che ci ha portato Vasco, grande, questa è perfetta. Pegobbe questo. Vai, questa è frutta mezza marcia e quindi tanta ricchezza, guarda. Continuiamo ad alternare e cercando di omogeneizzare materiale carbonico e materiale azotato. È bene che immediatamente, fin da subito, la alterniamo a strati e la omogeneizziamo il più possibile. È vero che dopo aggiungeremo ulteriore umido, ma avendoci comunque una balletta di paglia a portata di mano o altro materiale carbonioso tipo cartoni, o aggiungendo semplicemente all'umido domestico la carta o altro materiale carbonioso, potremo mantenere questa uniformità, che è uno dei segreti fondamentali per avere un buon compost. Sul compost abbiamo fatto tanti altri video, potete approfondire, c'è anche il corso suolo che ha una bellissima lezione approfondita sul compost. Questo cumulo, che era stato avviato qualche settimana fa, è immediatamente partito. Possiamo vedere come fuma, la fase termica è alla sua, come direi, in atto, si sente la temperatura estremamente alta, si vede come il compost è abbastanza compatto. Fortunatamente l'umidità non è eccessiva, quindi non stiamo andando verso processi di anaerobiosi. Allo stesso tempo abbiamo un odore comunque che si sente di ammoniaca, ma non di marcio, quindi diciamo che questa è un'ottima fase termica che è bene preservare. Se fosse stata una gabbia ormai pronta e finita, sicuramente avrei preferito mantenerlo fermo e fargli continuare questo processo che gli serve proprio per la sterilizzazione e per la degradazione delle parti più grossolane dell'organico. Qui adesso abbiamo tanto materiale umido, cercherò di omogeneizzarlo il più possibile con il materiale secco che abbiamo. Qual è la regola d'oro in genere? Quando andiamo a girare una gabbia di compost o una batteria tipo questa,
Il segreto è mettere ciò che stava in basso e al centro esternamente e ovviamente ciò che stava esterno al centro del cumulo, così che laddove c'è maggior temperatura e maggiore attività batterica, ovvero il centro del cumulo, possa omogeneizzarsi con il resto della massa e quindi creare condizioni analoghe e simili, e alla fine un compost che si svilupperà più o meno negli stessi tempi. Ancora materiale verde, questi sono scarti di cucina. C'è un profumo di marmellata. Babbo, abbiamo cotto la marmellata nel compost, le susine con il calore. Ancora mele e cose simili. Le mele naturalmente erano cadute dall'albero ed erano un marcio, bacate, non è che stiamo buttando le mele buone, nemmeno le susine buone. E l'ingrediente segreto per un buon compost è Carlo. No, non è vero, lo fanno tutti un buon compost. Guarda che brulichio, queste sono larve probabilmente di mosche della frutta. Quando parlo di materiale marrone o giallo, sto parlando di materiale che ha molto carbonio, che va sempre compensato con invece materiale ricco di azoto. Ci sono carciofi a fiore. Tutto questo lavoro sarà un tesoro per la primavera. Quando andremo ad attivare gli orti avremo un sacco di materia buona per fertilizzare. Inoltre abbiamo dato alla casa una quantità di vita qua dentro che è impressionante. E adesso stiamo preparando un secondo spazio di compostaggio, un compostaggio che creeremo tutto in una sola volta. Ci mettiamo del letame e tutti gli scarti verdi che prendiamo dall'orto, non aggiungeremo altro, aspetteremo che svolga la sua fase termica e poi appunto lo gestiremo in base alla necessità di umidità o meno. Nella fase 1 invece si accetta il fatto che si possano ancora aggiungere dei materiali. Recuperiamo gli ultimi pomodori che sono ancora verdi ma che speriamo che diventino rossini in garage, così poi queste piante le utilizziamo per fare il compost. Altro che 1 chilo, Carlo, se maturavano questi. Volo. L'orto si trovano un sacco di cose da mangiare. Questi sono dei cardi, li stiamo diradando, ma intanto ce li possiamo mangiare. E questo è il tenerume, cioè sono le punte delle zucchine. Io non le ho mai mangiate, ma Carlo mi spiega che sono invece molto molto buone. Per riempire questa tipologia di compost qui che cosa facciamo? Come sempre una base drenante, sempre utile quando andiamo nel periodo invernale, ma in realtà anche in quello estivo. Una volta fatta quella, iniziamo ad aggiungere i resti delle nostre piante, che in alcuni casi saranno ancora abbastanza verdi. Questo significa che possiamo considerare questo materiale come materiale tendenzialmente azotato. Però non dimentichiamo che assieme alla foglia verde ricca di clorofilla aggiungeremo anche i tronchi, che in alcuni casi si sono un po' lignificati. Quindi io in realtà lo considero un materiale abbastanza neutro. Che cosa faccio? Cerco di spezzettarli grossolanamente, più tritiamo e più velocemente partirà la fase termica, più lasciamo intero e diciamo anche meno lavoro ci dà, perché manterrà più tanto la reazione e anche se il processo sarà più lento funzionerà comunque e ci permetterà di dover dedicare meno energia al compost. Qui quindi adesso andremo ad accumulare una parte di materiale di piante e aggiungeremo del letame che abbiamo raccolto, molto ricco in questo caso in paglia e già bello caldo, già con una fermentazione avviata, e uniremo le due parti, creeremo degli strati e lasceremo lì a far sì che il processo di compostaggio faccia il suo lavoro. Se durante la ripulitura, la raccolta delle piante viene dietro con noi un po' di erba spontanea, tanto meglio, il processo di compostaggio la degraderà e è semplicemente un'ulteriore aggiunta di minerali e di materia organica al nostro compost. Trasformare l'ultimo output della nostra pratica di agricoltura, quindi i resti delle piante, nell'input dell'anno successivo per me è semplicemente magia ed diciamo che è un po' il senso del pensiero sistemico e del lavoro in permacultura. Fare il compost è molto importante perché si ottiene un materiale utilissimo per l'orto, un fertilizzante che altrimenti non riusciamo a trovare. È raro trovare produttori che facciano questo tipo di prodotto come lo vogliamo noi, quindi è proprio una cosa che abbiamo la necessità di fare, un po' come il cibo. Se vogliamo il cibo buono dobbiamo autoprodurcelo.
Qui siamo diciamo in fase 3, ovvero c'è già stata tutta la fase termica e se andiamo a vedere in basso troviamo il compost anche già pronto. Qua su c'è molta vita. Vedete? Ci sono anche i lombrichi, guarda. Adesso sto girando, ma di fatto qui c'è da aspettare. Qua sotto nella parte diciamo più vecchia del compost, che è stata preparata tempo fa, trovo un nucleo già pronto che posso già utilizzare setacciandolo. Questo compost di fatto ha bisogno di restare qua, di non fare niente, di aspettare, perché c'è chi lavora per noi. Guardate, questo è compost pronto. Le azioni che abbiamo visto oggi si riferiscono alla preparazione del compost per l'inverno. In primavera, in estate le cose si fanno in maniera un po' diversa, ma ci sono dei principi base che vanno sempre rispettati, tra cui questo equilibrio che serve tra la parte diciamo azotata e quella carboniosa. Altra cosa importante è mantenere un certo livello di umidità, perché tutti i microrganismi e gli organismi che vivono qua dentro hanno bisogno d'acqua appunto per vivere. Altra cosa importante è l'ossigeno, che non deve mancare, quindi evitare di fare un compost troppo compatto. Queste sono le regole base che valgono in tutte le stagioni. Il compost va anche tenuto coperto, perché una copertura impermeabile ci aiuta a gestire appunto il livello di umidità, per evitare la pioggia quando arriva in eccesso, soprattutto in inverno, ma anche per evitare tanta evaporazione quando siamo in estate. Quindi adesso lo copriamo. Riassumendo, il compost è davvero importante nell'orto. Più riuscite ad organizzare bene il lavoro, a farlo sistematicamente, magari in una giornata, meno fatica farete, meno tempo vi porterà via. Questo è importante, Carlo, però ci scrivono per sapere se non ho voglia di girarlo, viene lo stesso il compost? In realtà sì, viene lo stesso, possiamo avere cura di mettere molto materiale carbonioso, lasciare molta ossigenazione all'interno, ci vorrà molto più tempo ovviamente, però possiamo tranquillamente permetterci di lasciarlo da una parte e far sì che il compostaggio avvenga in maniera naturale. Sono sicura che nonostante tutti gli sforzi nello cercare di spiegare bene come si fa il compost arriveranno tante domande. Non vi preoccupate, scrivete, noi cercheremo di rispondere e poi eventualmente più avanti faremo un video di approfondimento quando è necessario. Grazie di tutto questo lavoro di oggi, Carlo. Grazie a te, Francesca. Ciao!